Andiamo a preparare un impasto direttamente sul banco. Oggi vi faccio vedere una cosa che non avete mai visto prima. Abbiamo messo 3 kg di farina, facciamo i 2 buchini, pesiamo il lievito, mettiamo lievito e iniziamo ad aggiungere l'acqua. Andiamo a dare un'idratazione al 60%, rispettando la tradizione, quindi su 3 kg di farina 1,8 kg di acqua. Sciogliamo il lievito, quindi andiamo a pesare il sale e nell'altro buco mettiamo il sale, sciogliendolo nell'acqua. Questo è l'impasto Vesuvio. Sciogliamo per bene il lievito adesso e iniziamo a far assorbire pian pianino l'acqua. Prima il lievito, nel frattempo aggiungiamo pian pianino l'acqua. Dobbiamo essere un po' veloci. Continuiamo a far assorbire l'acqua al lievito e alla farina. Una volta che il lievito è assorbito alla farina, facciamo sciogliere il sale e iniziamo a far assorbire l'acqua e il sale alla farina, unendo il tutto. Pian pianino andremo ad aggiungere l'acqua. Questa è la pizzeria dove sono cresciuta. Avevo solo 6 anni e già mettevo le mani in pasta. Preferivo l'impasto addirittura alle bambole. Da gioco è diventata passione e poi lavoro. Continuiamo ad aggiungere l'acqua fino al pieno assorbimento. Nel 2023 è stata l'emozione più grande per me, perché per la prima volta ho vinto un campionato mondiale. Eravamo a Rimini al campionato di Pizze Senza Frontiere, ho partecipato con una pizza dessert che è arrivata terza sul podio e in più ho vinto come miglior pizza chef donna. È stata un'emozione per me immensa, soprattutto quando ho sentito il mio nome al microfono, il fatto di correre sul podio è stata un'emozione che non dimenticherò mai. Invece nel 2024 non ho partecipato al mondiale, ma sono volata a Las Vegas
la mia prima esperienza americana al Pizza Expo, quindi la fiera internazionale della pizza, un'esperienza indimenticabile. È stata un'esperienza che ha arricchito il mio bagaglio, ho imparato ad apprezzare anche il loro concetto di pizza, soprattutto quella con l'ananas. Però la mia pizza preferita è sempre la napoletana e continuerò a seguire la tradizione. Passati 5 minuti si sta già iniziando a formare una sorta di massa, ma c'è ancora tanto da impastare. Ed aggiungere ancora l'ultima acqua rimasta. Abbiamo quasi ultimato tutta l'acqua per raggiungere il 60% di idratazione. Finiamo di inserire l'ultima acqua rimasta e continuiamo ad impastare. Più o meno a mano in 20 minuti riuscite a ottenere un ottimo impasto, poi dipende dalle vostre braccia. Del mio lavoro, del mio lavoro la cosa che mi piace di più è trasmettere agli altri la mia passione, quindi cercare, insegnare agli altri come fare un'ottima pizza. Per questo faccio corsi in presenza a chi vuole imparare a fare la pizza napoletana tra Lombardia e Piemonte, e soprattutto nella mia pizzeria anche corsi personalizzati. E per tutti quelli che non possono partecipare in presenza ho creato un corso online. È un percorso che ti insegna da zero per fare un'ottima pizza in casa anche con il forno elettrico che raggiunge solo 250 gradi. E per renderlo accessibile a tutti, questo corso è sottotitolato in tutte le lingue del mondo. Quindi ti aspetto al corso, che si chiama Campione di pizza in casa. Troverete il link in descrizione. Fino ad arrivare. Grazie. Prego. Forza Napoli. Sempre. Ecco, siamo grandi. Sono passati 20 minuti ed ecco il risultato. Pronto per andare a riposare. E adesso procediamo allo staglio. Lo staglio lo facciamo seguendo la tradizione, con la mozzatura. Per la pizza napoletana a diametro 33, intorno ai 270 grammi ciascuna. Dopo vediamo anche quante palline escono. Faccia sudata ne abbiamo? La cosa più importante da capire, una volta fatto l'impasto, è come gestirlo, soprattutto con le temperature. Le difficoltà maggiori che riscontrano le persone che provano ad insegnare a fare la pizza sono per la maggior parte la gestione della temperatura. È un po' difficile da capire come gestire un ottimo impasto, soprattutto
quando vogliamo rispettare la tradizione. Questo potete capirlo seguendo appunto il corso online. Adesso andiamo a trasferire i panetti in un contenitore. Vi farò vedere come cuocere una vera pizza napoletana. Andiamo! Olio extravergine, basilico, Ma poi gira. ed ecco la nostra pizza napoletana.